Ho sempre pensato che i flying bridge fossero motor yacht tutt'altro che sportivi, poco aerodinamici, con il baricentro inevitabilmente troppo alto. Poi ho visto questo, il Ferretti 690. Lo studio Zuccon International Project e il centro stile Ferretti Group, un team di architetti e progettisti alla ricerca di soluzioni estetiche e funzionali sempre nuove, hanno impresso un importante rinnovamento alla linea esterna dei nuovi fly di Ferretti. Sono molti gli elementi stilistici che portano il 690 a distinguersi da altri yacht con ponte superiore. I più evidenti sono la forma slanciata del parabrezza e la sovrastruttura ribassata. Persino l'arco per le antenne è stato abbassato e parzialmente nascosto. Gli amanti dell'Open ritengono che i flying bridge abbiano poco contatto con l'esterno. Per contrastare questa affermazione, sul Ferretti 690 hanno portato una finestra laterale a sfiorare il ponte e hanno abbassato la falchetta in corrispondenza per favorire la visuale sul mare. Il flying bridge è organizzato per essere vissuto a 360 gradi. Il prendisole davanti al posto di pilotaggio è accogliente e sicuro anche durante i trasferimenti. Il mobile bar e la dinette con divano e tavolo permettono di godere della buona cucina. Si può pranzare anche nel pozzetto, così spazioso da accogliere fino a 8 persone attorno al tavolo di tech. La gruetta del tender è elegantemente nascosta sotto un cofano. La plancetta immergibile facilita le operazioni di vario alaggio e offre uno spazio balneare sotto la superficie. Chi ha disegnato gli interni di questo yacht deve aver viaggiato parecchio in aereo. Osservate come i fianchi assumano una forma curva in corrispondenza della sommità, quasi volessero emulare la carlinga di un aereo. Tutti gli arredi sono di altezza contenuta per non limitare la percezione di spazio. Il piano di carteggio di cristallo c'è ma non si vede. La plancia è grande ma in parte sospesa. La cucina è completamente aperta ma all'occorrenza può essere isolata dal salone, mentre dall'altro lato si affaccia sul mare. Queste soluzioni alleggeriscono idealmente l'arredamento, senza ridurne la funzionalità. Il salone è allestito con 2 grandi divani, davanti ai quali si trovano un tavolino da aperitivi e un tavolo da pranzo, estendibile per accogliere sino a 8 persone. Sotto coperta sono possibili 2 diversi layout, 3 suite matrimoniali con bagni privati oppure questa versione con 4 cabine per chi ricerca la massima funzionalità. Tutte le cabine hanno grandi finestrature con oblò apribili. I testaletto e i ripiani dei mobili sono rivestiti con pregiato cuoio. La cabina armatoriale a centro barca si allarga su tutto il baglio. La geometria e la funzionalità delle vetrate ne esaltano la bellezza e il piacere di abitarla. Il guardaroba e il bagno, con grande box doccia, separano la suite dalle aree tecniche. Forse il profilo stilistico di questo motor yacht ha risentito dell'influenza di un altro brand del gruppo, Pershing, ma attenzione, qui l'obiettivo non è la velocità, piuttosto il comfort. Oggi il lusso in barca si può misurare anche attraverso i parametri dinamici, come il giusto assetto, il piacere di guida, la silenziosità, gli stessi criteri che siamo abituati a valutare quando viaggiamo in auto. Il Ferretti 690 che stiamo provando è equipaggiato con 2 motori MTU della serie 2000, gli M94 da 1268 cavalli ciascuno, ma questa imbarcazione può essere motorizzata anche con gli MTU della stessa serie da 1100 cavalli. L'armatore o il comandante di uno yacht di queste dimensioni deve trovarsi sempre a proprio agio in ogni fase della navigazione e a questo hanno pensato gli ingegneri dell'Advanced Yacht Technology. L'idea di creare un team di esperti, capitanato da Andrea Frabetti, ha permesso di mutuare tutte le diverse specifiche esperienze
maturate su ogni imbarcazione del gruppo e di formare in questa maniera un altissimo livello di conoscenza tecnica. La barca è stata ovviamente studiata per tutte le andature di crociera, a cominciare dalla minima di planata, a circa 17 nodi con i motori intorno ai 1500 giri minuto. Lo scafo è ottimizzato per un range di velocità che va da 20 a 25 nodi circa, quando il consumo è piuttosto costante, ma a 25 nodi e anche a velocità superiori diventa importante regolare i flap per minimizzare il consumo di carburante, e a questo scopo in plancia c'è un pannello che indica esattamente non il consumo orario, ma il consumo per miglio. Ebbene, regolando finemente la posizione dei flap si riesce a risparmiare circa 1 litro per miglio, si passa da 12 a 11 litri per miglio a 25 nodi. Il livello di comfort si misura attraverso l'angolo di assetto, sempre costante, ma anche con il fonometro. La rumorosità è inferiore ai 70 dBA, sempre alla velocità di crociera di 25 nodi. L'imbarcazione in assetto di crociera pesa 45 tonnellate, ma i motori arrivano a 2450 giri minuto, cioè il massimo regime raggiungibile, e la velocità addirittura supera di un nodo quella dichiarata dal cantiere, 34 nodi. Il Ferretti 690 utilizza come sistema di propulsione una tradizionale linea ad asse, ma questo in fondo per un'imbarcazione di questa tipologia è sicuramente il mezzo di propulsione migliore. Tiene la barca sempre in assetto, l'escursione e la frequenza di beccheggio sono ridotti, e anche questo serve per migliorare il piacere di guidare questa imbarcazione o di restare a bordo. Silenziosità di bordo è merito non soltanto dell'insonorizzazione, ma anche di un layout tecnico particolarmente curato. Tutti gli impianti che possono produrre rumore, in particolare le pompe, sono stati posizionati nella sala macchine, e la sala macchine stessa è posta all'estremità di poppa e separata dai locali abitabili con i serbatoi del carburante e ancora con la zona equipaggio. Il gruppo di ricerca di Ferretti, l'Advanced Yacht Technology, in collaborazione con l'azienda tedesca ZF, multinazionale leader nel settore delle propulsioni e delle trasmissioni marine, ha sviluppato un sistema di guida applicato anche su questa imbarcazione, lo Steer by Wire. Questo strumento permette di ottenere un feeling di guida completamente diverso da quello di altri motor yacht. In fondo, quando si guida un motoscafo, una barca piccola e veloce, si avvertono delle sensazioni molto piacevoli, reattive, brillanti, vere, mentre guidando ad esempio un grande traghetto non si ha quasi la percezione di quello che si sta facendo. La massa del mezzo annulla praticamente la forza delle onde, la forza dei timoni, e diventa tutto più neutro, più difficile da percepire. Invece Ferretti, l'Advanced Yacht Technology e ZF con questo Steer by Wire permettono al comandante di sentire la barca sulla ruota del timone, di percepire le vibrazioni che arrivano da tutto il sistema di propulsione e di guida. Ed è un feeling che rende davvero piacevole la guida di questo mezzo. L'impianto ha poi i timoni indipendenti, e questo permette di ottenere delle virate molto strette a qualsiasi velocità. Stiamo rientrando nella marina della Fiera di Genova, dove si svolge il Salone Nautico Internazionale. Abbiamo così terminato il nostro test sul Ferretti 690. Ma voglio dirvi un'ultima cosa: se siete convinti che la vostra barca ideale sia un open oppure un coupé, prima provate questa e poi magari fatemi sapere se avete cambiato idea.